Buongiorno, siamo qui a Livorno Nord. Cosa? Che c'è? No, Pisa. Pisa, siamo a Pisa. Sì, Pisa, stasera è Pisa centrale. Allora si fa il cammino Navicelli. Quindi oggi da Pisa a Cascina Oh yeah. e allora in cammino. Sigla. Sara, ma tu ti sei iscritta al nostro canale? No. Cosa? Iscriviti! Pisa è anche cultura moderna. Questo murale originale di Hering, l'Arno, e questa è Santa Maria della Spina a Pisa, da dove inizia la seconda tappa del cammino dei Navicelli. Oggi circa 20 km da Pisa a Cascina. Vedete, stile gotico, richiama Torre, Battistero e la Basilica di Pisa, la cattedrale di Pisa in Piazza dei Miracoli, e purtroppo è chiusa. E quella lì è la facoltà di beni culturali a Pisa, dove una certa pellegrinetta oscura studiò e si laureò. Mi sono laureata all'Università della Vita io. Sì, sì. È vero. E io ho le prove appese al muro. È vero. Per cui siate cattivi con lei quando non conosce i dettagli storici, artistici e culturali. Sono le 9:30. Ok, la tappa prevede di passare dentro il giardino Scotto, che è questo, ma apre alle 9:30 perché non mi sembra il caso sta qua a aspettare l'apertura. Peccato che È carino. là si vede tutta una struttura ad archi, ma noi non la vedremo da vicino. Le torri del giardino Scotto. Qua dietro c'è anche la fortezza di San Gallo. Noi ora devieremo su quel ponte sull'altro lato dell'argine dell'Arno. La fortezza di San Gallo, che ricorda un po' quelle di Livorno, no? Anche perché comunque la fortezza, mi pare che il forte vecchio, la fortezza vecchia di Livorno sia è stata iniziata dai Pisani. Comunque c'è la torre, la quadratura pisana, che era una parte, il nucleo più antico mi pare che sia risalente al dominio pisano. Vabbè, comunque è chiusa. Buongiorno. Buongiorno. Dai, due in cammino. Come se forse già capito nella gag iniziale, siamo a Pisa perché stiamo percorrendo la seconda tappa del cammino dei Navicelli. Per cui oggi da Pisa a Cascina. Devi guardare lì mentre si cammina, perché sennò se mi esci dall'inquadratura, Giulia. Va bene, dai. Abbiamo uno schermo frontale, lei non lo usa. Ok, domani concluderemo il cammino fino all'Alto Passo perché abbiamo rimodulato su 3 tappe invece che 4. Per cui domani ci aspetta più di 30 km di cammino. Oggi 20, arriviamo a Cascina. E ora è il momento delle informazioni, quelle che ti chiami noiose. Cascina, che è una antica città, si fa risalire ai Romani, tant'è che la forma ricorda ancora quella del castrum con le vie perpendicolari. E c'è anche della toponomastica sesto, settimo, ottavo, quinto, ricorda la centuriazione romana. Poi ovviamente Cascina è citata per le prime volte nei classici lasciti testamentari, mi pare già nel X secolo d.C. E Cascina è stata per lungo tempo sotto Pisa, per cui ghibellina, e in guerra costante contro i fiorentini guelfi, tant'è che Cascina è stata presa più volte dai fiorentini, poi ripresa dai pisani, per cui poi arriviamo all'età moderna, incorporata
nel Granducato di Toscana e via. Sono anche diverse pievi interessanti che spero visiteremo, perché oggi comunque, avendo pochi chilometri da fare, Speriamo dovremmo di trovarle aperte perché... sperare di trovarle aperte, visto il periodo, che già Santa Maria della Spina a Pisa era chiusa, nonostante fossero le 8:30, e pazienza. Intanto camminiamo, vediamo dove si arriva. Va bene, Buon cammino! Oh, siamo sull'Argine dell'Arno, abbiamo guardato, come colore non è che sia particolarmente invitante, è color Po, diciamo, ecco, il nostro metro di giudizio dei fiumi è color Po. C'è una lieve corrente, circa 1 chilometro e mezzo, e non lo so, vedremo, che noi lo guardiamo sempre con l'occhio anche del kayakista, ogni corso d'acqua che incontriamo. Lasciamo temporaneamente l'Argine per dare un'occhiata alla chiesa di San Michele degli Scalzi. Si torna sull'Argine, un po' scivoloso, ma sempre carino. Da non crederci, che non si è fidata a saltare lì, che è meno di 1 metro. Guardate che giro sta facendo, si sta perdendo sull'Argine. Oh, io vado, C'ha le gambe corte, ma ti prendevo la manina, ti tiravo, no? avevo paura. Aveva Guarda, è paura. un'autostrada. Sì, un'autostrada. Non provare neanche te. Cammina, cammina. No. Abbiamo lasciato la sponda del fiume e arriviamo sulla pista qua più larga dell'Argine, che costeggia, in quella zona c'è l'ospedale Cisanello, e più avanti invece sulla destra c'è Ripoli, col castello di Ripoli, che non so se riusciamo a vederlo perché è un po' distante. Ma di un po', non ti pare di essere tornata C'è via Postumia? sì, Sembra di stare sull'Argine, uno dei tanti argini della Postumia, però c'è qualche differenza. Eh sì, manca il caldo. Manca il caldo. E lo zaino enorme da... Sì, perché guardate lo zainetto di Giulia, è lo zainetto gilet da 5 litri e non è neanche pieno. 15 km a fine tappa, la sta prendendo con comoda oggi. Sì, abbiamo fretta. No, no. Siamo tornati a camminare in vista dell'Arno, che qui scorre placido e melmoso, con le sue sponde coltivate a ulivi e a giardini. E ricordiamo che una volta l'anno l'Arno esonda e con il suo fertilissimo limo serve a mantenere diciamo, fertili ed efficienti i campi della zona. Poi, sì, poi ogni tanto si possono vedere i faraoni fiorentini che discendono l'Arno. Pure poi... quelli, no? Cioè come l'antico Egitto. Non era l'Arno quello delle piene, i faraoni? No. E le piramidi a Pontassieve? Ah, è vero, ci sono le piramidi a Pontassieve. Scusa, Tu c'hai ragione. andiamo a vedere queste piramidi a Pontassieve. Va bene, prossima volta però. Abbiamo finalmente lasciato il traffico della città, anche se eravamo comunque sull'Argine, e ci notiamo nella campagna. Allora, dritti davanti a noi, là, guardate, seguite la fila di cipressi, finita la fila di cipressi, quella là in fondo, in alto, dovrebbe essere Calci, dove c'è la Certosa, noi abbiamo visitato. È molto bella, però non la vedremo oggi perché il cammino non ci passa così vicino da poter fare una deviazione. Per la rubrica cibo sui cammini, cosa c'è di meglio? Cosa c'è di meglio della torta salata fatta dalla mamma? Ciao mamma, grazie. Grazie mamma Luciana. E ora Giulia se la mangia tutto in un boccone, fai vedere. No, questo boccone no.
I giardini da una parte, Oliveti, e dall'altra l'Arno. Argini strani e dove trovarli.